Benvenuti a Bangkok, nel cuore della Thailandia. Oggi vi porto alla scoperta dei luoghi più affascinanti e sacri della capitale in questo tour di 3 giorni. Il primo giorno è stato dedicato a tre tra i templi più importanti della capitale. Prima tappa è il Grand Palace e il Tempio del Buddha di Smeraldo, conosciuto come Wat Phra Kew. Queste immagini mostrano l'ingresso del tempio, situato proprio dentro il complesso del Grand Palace. L'ingresso costa circa 500 baht, ovvero intorno ai 13 euro, ed è importante vestirsi in modo rispettoso. Niente spalle scoperte o pantaloncini corti. Il tempio fu costruito nel 1782 ed è considerato il luogo buddista più sacro della Thailandia. La parte più bella per me sono i dettagli, i colori vivaci, oro ovunque e decorazioni con specchi, pietre preziose e vetri colorati. Uno stile completamente diverso da quello a cui siamo abituati, molto lontano dall'arte classica romana. Le statue dei giganti che vedete all'ingresso sono i Yaksha, guardiani mitici. Hanno il compito di proteggere il tempio dagli spiriti maligni. Ogni gigante ha un volto diverso, colori diversi e indossa una corona regale. Purtroppo all'interno del tempio non è possibile fare foto, ma ecco alcune immagini del Buddha di Smeraldo, una piccola ma sacra statua in giada. Il re cambia personalmente il suo abito 3 volte all'anno, uno per la stagione calda, uno per la stagione delle piogge e uno per la stagione fredda. Questo rito rappresenta un momento molto importante per il paese. Adesso passiamo al Grand Palace, la residenza ufficiale dei re thailandesi per oltre 150 anni. Anche se oggi il re non ci vive più, il palazzo viene ancora usato per cerimonie ufficiali e occasioni importanti. La struttura è un mix di architettura tradizionale thailandese e influenze occidentali. Dopo il Grand Palace, una tappa imperdibile è il Wat Po, il tempio del Buddha reclinato. L'ingresso costa circa 200 baht, ovvero poco più di 5 euro, ed il biglietto include una bottiglietta d'acqua fresca. Questo tempio è famoso per il suo enorme Buddha sdraiato, lungo 46 metri e ricoperto d'oro. I suoi piedi sono decorati con madreperla e rappresentano i 108 simboli sacri del Buddha. È meno affollato del Grand Palace e offre un'atmosfera più rilassata, con bellissimi cortili, stupa decorati e statue antiche. Oltre al Buddha reclinato, Wat Po è pieno di stupa. Queste strutture a forma di campana o cono sono usate per custodire reliquie sacre come resti del Buddha o testi religiosi. Sono decorate con ceramiche colorate, vetri o oro e rappresentano simbolicamente l'illuminazione del buddismo. I fedeli camminano intorno alla stupa in segno di rispetto e queste costruzioni rendono ogni angolo del tempio ancora più suggestivo. Da qui si prende un traghetto gratuito attraverso il fiume fino a raggiungere Wat Arun, anche conosciuto come il Tempio dell'Alba. L'ingresso costa circa 100 baht, meno di 3 euro. Questo tempio è famoso per il suo prang centrale, una torre alta oltre 70 metri, decorata con porcellane cinesi e frammenti di ceramica colorata. Quando il sole colpisce queste decorazioni, il tempio sembra brillare. È uno spettacolo unico, soprattutto all'alba o al tramonto. Wat Arun è diverso dagli altri templi perché ha uno stile Khmer, più verticale ed è possibile salire su alcune terrazze per godere di una splendida vista sul fiume e sulla città.
È un simbolo importante di Bangkok e rappresenta la bellezza che nasce dalla fusione tra spiritualità e arte. Il secondo giorno ho deciso di esplorare alcune delle attrazioni più pubblicizzate nei dintorni di Bangkok, come il mercato galleggiante e il mercato ferroviario. Sono due mete molto popolari tra i turisti, ma vi dico subito, non li consiglierei. Il mercato galleggiante di Damnon Sudak in teoria dovrebbe essere un mercato locale su barche, ma in realtà è diventato molto turistico. Ci sono solo bancarelle di souvenir, poco cibo locale autentico e un'infinità di turisti. Le barche si incastrano una con l'altra e l'atmosfera è tutto tranne che rilassata. Un altro mercato molto famoso è il mercato ferroviario Mek Long, conosciuto per i binari del treno che passano in mezzo ai banchi. È sicuramente scenografico vedere il treno che arriva e le bancarelle che si chiudono in fretta, ma anche qui l'esperienza è molto affollata e ormai pensata solo per i turisti. Ci si ritrova a camminare schiacciati tra le persone, con pochissimi prodotti locali interessanti. Il terzo giorno ho fatto un'escursione fuori Bangkok, prenotata su Klook per circa 1700 baht, poco più di 40 euro. Il tour includeva trasporto, guida e la visita a diversi templi e palazzi storici nella città antica di Ayutthaya. La prima tappa è stata il Palazzo Reale, una residenza estiva dei re thailandesi al cui interno non si possono fare video, solo foto. L'architettura è un mix sorprendente di stili europei e asiatici, con giardini curatissimi, ponti e padiglioni che sembrano usciti da una fiaba. Da lì siamo passati a uno dei templi più iconici con i suoi prang in stile Khmer e una vista incredibile sul fiume. Abbiamo poi visitato il tempio dove si trova una delle statue del Buddha seduto più grandi del paese, interamente dorata. Subito accanto vi era il tempio più importante del Palazzo Reale di Ayutthaya. Qui si trovano le famose 3 stupa allineate, simbolo dell'antica capitale.
Il quarto tempio è uno dei luoghi più fotografati di tutta la Thailandia, dove si trova la famosa testa di Buddha avvolta tra le radici di un albero. Infine, l'ultimo tempio ha le enormi stupe e decine di statue del Buddha avvolte in stoffe arancioni. È stata una giornata intensa ma bellissima. Ayutthaya merita assolutamente una visita, soprattutto se amate la storia e volete vedere un volto diverso della Thailandia, lontano dalla frenesia di Bangkok. Si conclude qui il mio viaggio nella capitale thailandese. Grazie per aver guardato fino alla fine e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao ciao!